Adesso dobbiamo fare un coperchietto di riparo per questo cuscinetto, perché è aperto praticamente, quindi non è che possiamo lasciarlo così. Con questo dischetto di alluminio cerchiamo di fare un coperchietto che sigilla qua e vada a sfregare praticamente il perno interno, così non fa più passare truccioli o sporco o altre cose. La boccolina salva il cuscinetto praticamente. Adesso il labbro che ci va, ci va una controparte identica a questa, che va a chiudere e sigillare perfettamente, che fa anche da labbro, quindi diventa un sigillo lì e un altro sigillo dalla parte di qua, diventa quasi impossibile che entri del materiale praticamente. Allora adesso dobbiamo fare con questa barra di 30 rettificata, dobbiamo fare una controparte. Ho solo questo di materiale grosso e dovrò scavare un pochino, ma poco alla volta. Fase stiamo lavorando sul grezzo, perché poi va rifinito una volta montato sullo stelo principale. La cosa importante è fare una bella svasatura adesso e poi la parte interna, e tutto il resto è relativo. Abbiamo fatto una bella svasatura prima di fare l'ultima finitura interna, che è molto importante farla prima, anticiparla, e così dopo abbiamo un foro pulito e perfetto. Ecco l'ultima passata dell'interno, che è quella definitiva, sempre ad alta velocità e con poco avanzamento praticamente. Bello, liscio. Ecco, adesso abbiamo messo su lo stelo rettificato, che diventerà l'albero principale della fresa, però essendo abbastanza lungo è impensabile pensare che pinzandolo qui sia tutto centrato. Infatti se andiamo a vedere dall'altra parte, io ho messo il comparatore dalla parte opposta praticamente, adesso cerco di fermarmi se ce la fa, così. C'è una piccola differenza che è da andare a aggiustare, ma misurandolo da questa parte e non da quell'altra.
Ecco, adesso l'abbiamo pareggiato, e misurandolo dietro siamo sicuri che è centrato anche dalla parte davanti praticamente. 28,25, c'è ancora un pochino da togliere. Abbiamo già messo su il perno centrale, già è centrato, e adesso andiamo a mettere lo contropunto, andiamo a mettere. Siamo quasi perfetti, adesso diamo una sistematina e poi cominciamo a lavorare. Allora, siccome noi abbiamo due cuscinetti uguali e non posso pensare di infilare il cuscinetto da qua fino là, devo alleggerire la parte interna, lasciare una sedia qui e una sedia qua praticamente. Qui l'abbiamo già alleggerito, adesso lasciamo un pezzo di sedia qua, ci facciamo già il segno, ci facciamo. Questa rimarrà l'altra sedia del cuscinetto superiore, e andiamo a alleggerire qua per mettere poi, fare un filetto e poi ci andrà una puleggia. Allora, questo spazio da qui a qui ci verrà il filetto, e questo spazio invece lo dedichiamo alla puleggia che darà coppia allo stelo, e la facciamo di 21 che è la misura convenzionale per la puleggia di tipo A. Perfetto, andiamo a vedere la misura se ci siamo, ma perfetto, siamo a 21,04 che è la giusta misura per far entrare la puleggia in strinta, diciamo. Un po' di pulizia, che non è mai tempo perso. Andiamo a fare anche il filetto, facciamo un passo di 1,25, facciamo. Mare molto duro. Facciamo l'ultima passata seguendo la formuletta del 1,3 per passo, quindi 1,3 per 1,25 che fa 1,650, e facciamo l'ultima passata, facciamo.
filetto, adesso andiamo a controllare bene. Sì, non è male. Adesso gli diamo perfetto, abbiamo un bel filetto, passo fine, semifine, perché si poteva fare anche il passo di 1, ma ho preferito fare 1,25, ho preferito fare una mezz'ora tenuta. Adesso non so se mi servirà, però da quando il pezzo è su in lavorazione ci faccio anche un buco, poi un filetto di 10 qua in testa, che può essere che venga utile, e dopo smontare tutto non ne voglia. Messo sul trapano adesso, un'occhiatina a vedere se è centrato, ma andiamo benissimo, andiamo, e niente, mettiamo sulla fresa e andiamo a fare la scanalatura. Un po' di olio e si comincia. Ok. Siccome che ci andrà una chiavetta di 6 mm, abbiamo fondato di 3 praticamente, così vanno 3 mm sul perno, 3 mm sulla puleggia. Il pezzo è in cottura a 300 gradi, così si dilata un po'. E abbiamo messo dentro per interferenza il piattello sotto, dove andrà attaccato il mandrino. È talmente duro che non ci sarebbe neanche bisogno di fermarlo, ma una saldatura sotto qui gliela diamo, tanto poi dopo va tornito e rifilato, quindi di sicuro non fa male. Ancora una volta, visto che il perno è molto lungo ed esce dal canotto principale del torno, usiamo il comparatore sia di qua che di là, perché altrimenti è quasi impossibile centrarlo. Qui abbiamo già visto che è regolare. Adesso andiamo di là a fare la comparazione, ecco, di là. È centrato anche di qua, comunque è centrato e sta dentro al centesimo, quindi andiamo bene. Cominciamo la lavorazione. Abbiamo fatto appena una spianatura qui centrale, appena, col tanto che basta per fare un centrino, perché qui dobbiamo lavorare per forza con un centrino, con la contropunta, e andiamo a farlo adesso.
all'esterno. Qua facciamo, prima di fare l'esterno, però facciamo già le due, la sagoma qua. Ecco, abbiamo finito di lavorare il piattello di sostegno. Questo è il mandrino di 80 che andrà messo qui, che provvisorio ci metto il mandrino, poi vediamo se mettiamo un portafrese. È precisissimo praticamente. Sto su da solo, sta su. Adesso ci facciamo i 3 buchi di fissaggio, ci facciamo e il lavoro è a posto. Ecco, adesso ho messo sul mandrino alla rovescia per cercare di fare il centraggio esatto della foratura. Quando questo è in centro, automaticamente diventerà tutto centrale, diventerà. Stendiamo bene questa vite tanto lenta, ok. Ok, così centrale. Ok. Perfetto, possiamo mettere a 0 e adesso abbiamo il punto preciso di dove andare a parare. Ecco, adesso ci siamo già posizionati con questo sulla misura di prima, questo già centrato. Adesso andiamo a fare 3 buchi di 6 mm che vanno a copiare esattamente i fori del mandrino. Una goccina d'olio, sempre. Questi centrini cinesi non sono mai centrati, mai. Ecco che arriva il momento quasi solenne, l'inserimento del primo cuscinetto. Una soffiatina. Andiamo a mettere il para sporco, che è fatto a 2 dimensioni, quindi ripara su 2 parametri diversi. E andiamo a infilare il primo cuscinetto.
Mi sono già preparato in questa boccola, mi sono preparato perché non voglio rovinare il cuscinetto. Siamo perfetti col primo e adesso andiamo a infilare tutto e mettere il secondo. Adesso dobbiamo incastrare il parapolvere e poi tutto va su. Esatto. Volete un po' di grasso? Qui abbiamo finito di ingrassare per adesso. Qui c'è una copertura diversa che devo ancora fare, quindi per adesso lo proteggiamo con un po' di carta gommata e poi dopo andiamo avanti con tutti i lavori. Abbiamo fatto una protezione provvisoria perché non vada giù delle volte con qualche granino di ferro che danneggerebbe il cuscinetto, perché dobbiamo fare un piattello molto particolare qua che a sua volta vi farò vedere e poi finirò di ingrassare per bene, riempire bene di grasso e poi andiamo avanti. Abbiamo già infilato il tubo telescopico e tutto quanto lì sul telaio praticamente. Qui si vede che gira bene. E adesso andiamo a fare due bulloni, un dado e un controdado da mettere qui. Pranzo con Emma che è di strada, poi pomeriggio lavoro da casa, così sono già pronta per cena. Dovrebbe essere l'ultimo passaggio per il filetto interno e andiamo a completarlo. Questo è l'ultimo passaggio con la fresa.
Ecco, il dadone, che poi sono due, adesso dopo trovo anche l'altro. L'altro eccolo qua, dado e controdado. Questo appena un po' più spesso, il controdado appena un po' più sottile. E dopo andiamo a pulire le sbavature, ma niente male. Stiamo facendo pure la chiave per questi dadoni. Adesso abbiamo fatto l'interno, adesso ci vado a tagliarla e poi ci facciamo l'incastrino, ci facciamo il manico. E abbiamo già fatto anche la chiave per tirare le ghiere del perno, copia esattamente, la copia, infatti sta su da sola praticamente, quindi vuol dire che è precisa. Adesso ci attacchiamo un piccolo manico e poi andiamo a tirare il perno. Abbiamo già preparato uno spessore di compensazione che va messo qui, poi ci va la nostra ghiera, prendiamo già. Vedete che siamo perfetti. Dopo qui ci va la copertura, questo qui, le ghiere e lo spessore è tutto 45, perfetto, come l'interno del cuscinetto, e come la sede esterna dell'interno del cuscinetto. Di conseguenza posso fare un cappellotto col foro di 45 preciso, che però il cappellotto mi deve servire anche per sostenere altre cose, che poi vedremo. E abbiamo già fatto un boccolone che va a supportarsi sul perno, in modo che dopo posso saldare sopra una piastra per attaccare poi gli accessori. Adesso andiamo a farci le puntature per fare il grani, per fermarlo, e poi lo filettiamo e avanti così. E abbiamo finito il boccolone. Adesso abbiamo fatto 6 grani distribuiti 3 di qua e 3 di là, così si autocentra, in modo da, vediamo che sì, i grani sono perfetti praticamente, in modo da distribuire la compressione e da non andare a ovalizzare il canotto là, il canotto, anche se è grosso, che non dovrebbe fare difetto, però meglio è stare sul sicuro. Così lavora bene, lavorando 360 gradi, e tanto di meglio. Ho già saldato la piastra sul supporto e abbiamo già fatto qui un foro di 20 prima nella piastra. Adesso ci facciamo un foro di 45 dove usciranno le 2 ghiere del perno centrale, che farà anche da parapolvere. Ecco, abbiamo fatto i fori, abbiamo già spianato, adesso andiamo a pulire un po' le saldature e rifinirlo un po'. Ecco, abbiamo completato il cappellotto superiore, che va a fissarsi perfettamente sul canotto telescopico. Il canotto telescopico ha un'escursione di 30 cm verticalmente
e questo cappellotto mi fa anche da supporto per gli accessori che andranno qua. E qui dobbiamo fare una cosa molto 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 particolare. Siccome che qui ci andrà una puleggia e qui che accetta la coppia da questa darà trazione, darà, e siccome che questo qui ha un'escursione di 30 cm, noi non possiamo permetterci di fissare una puleggia su una cosa scorrevole di 30 cm, perché o si piegherebbe o sarebbe dura, non si può fare. O noi dobbiamo cercare di fare una cosa, una specie di autosostentamento, e questa puleggia deve stare su per conto suo, senza forzare sull'asse che dà motricità praticamente. E andiamo a farlo. E abbiamo già fatto la prima boccola filettata. Questa è filettata dentro 14 per 1,5, e dalla parte esterna invece 20 per 2,5. Ecco, questo qui ci servirà sia per fissare quel piatto qua, che poi andrà ulteriormente fissato con altri 2 vitili, e sia per poter poi mettere una barra filettata che andrà da sotto dopo, a suo tempo andrà da sotto e spingerà su tutto il blocco qui, spingerà su. La barra filettata un passo di 2, che è molto, mi piace, per fare bene i calcoli dopo delle operazioni. Questa salirà di qua. Ecco fatto. Una volta che questo qui la barra girerà, questo qui andrà su e giù praticamente. Adesso dobbiamo andare a fare una sede da mettere 2 cuscinetti, 2 cuscinetti di 25 per 52, uno arriverà a fiorante qua, in modo da poter mettere questa puleggia, che poi andiamo a trainarla con un perno speciale che faremo dopo, una qua di puleggia e un'altra qua chiaramente, e andiamo a fare il lavoro. L'abbiamo già saldato sulla piastra, questo tondo, quello che va qua. Adesso lo pinziamo da qua, e ci andiamo a fare le sedi per i 2 cuscinetti, ci andiamo a fare praticamente. E abbiamo messo un contrappeso qua, attaccato così in modo posticcio, però non si stacca sicuramente, per contrastare il peso a sbalzo di questa qua. E adesso andiamo a forarla e a lavorarla. Prima di fare l'ultima passata del cuscinetto, c'è ancora un pochino, facciamo già l'incastro per il Sager, così dopo, una volta pulito per il cuscinetto e pulito, rimane tale quale. Ecco, abbiamo montato l'utensile per fare il golo del Sager, è già 2 come il Sager. Adesso ci appoggiamo sulla facciata e così facciamo lo 0. Poi torniamo indietro, siccome sappiamo che è 2, andiamo dentro di 2 dell'utensile più altri 2 che ci lasciamo di sbordo, quindi 4 mm. Perfetto, abbiamo tolto 2 mm abbondanti, dopo mezzo millimetro va via perché dobbiamo rifilare il buco, e quindi coincide tutto, coincide. Dall'altra parte facciamo altrettanto, siccome che non si riesce a vedere dove siamo esattamente, ma l'utensile ci vede benissimo, ci vede. Allora andiamo, ci agganciamo di là, ecco, e facciamo lo 0 dall'altra parte, facciamo,
Ecco, in questo caso facciamo... Abbiamo già finito la sede del cuscinetto. Adesso togliamo la sede del cuscinetto e poi diamo una bella spianatina a questa piastra, perché sicuramente a causa della saldatura si sarà leggermente deformata e noi andiamo a spianarla praticamente. Adesso mi serve una boccola scorrevole che prenda su questo esagono di 15 e ho pensato di usare tutti quei ferrettini che ho messo insieme, che sono nient'altro che fette di questo profilo, di questa piatta di 10x80. Adesso li saldo e una volta saldati poi slego tutto e rifilo l'esterno per centrare l'esterno. Come isolante ci ho messo la carta gommata che mi dà quell'attimo di scorrevolezza e speriamo che tutto vada bene, speriamo. Abbiamo già puntato dappertutto, adesso lo sfiliamo del perno e poi lo soldiamo per bene e poi dopo andiamo a tornirlo. Ecco, adesso abbiamo fatto il manicotto, ancora grezzo, un po' duro, ma dopo con una pulitina dovrebbe scorrere bene, dovrebbe scorrere. Adesso andiamo finché è duro, andiamo a tornirlo, così rimane bene insieme. Ecco, abbiamo già fatto la boccola passante, abbiamo già fatto, e adesso andiamo a vedere a girare dall'altra parte. E abbiamo già finito questo supporto telescopico, ho già inserito i due cuscinetti, qua ci ho messo il Sager, e dalla parte qua invece ci ho messo 3 fermi per sfruttare la massima altezza del cuscinetto, rimane più stabile, rimane. Questo qua è chiaramente ecoassiale, questo gira e allo stesso tempo scorre. Adesso andiamo a montarlo qui al suo posto, andiamo a montarlo nella sua posizione, che sarebbe questa. Ok, dopo andrà tirato chiaramente. Dopo qui ci va il perno che darà coppia di motricità a questo perno. Su questo perno ci andrà una puleggia e qui ci andrà l'altra, e praticamente questo si autosostiene, non dà forza, non sforza su questo perno qui che diventerà molto alto e non si può tirare trasversalmente praticamente, si può solo sfruttare la sua motricità. E andiamo avanti con il resto. E abbiamo già fatto un buco, una sgrossatura del foro. Adesso ce ne andiamo a fare 3 fori e poi 3 filetti per metterci 3 grani di 6, e una volta fatti i grani di 6 poi dopo possiamo fare la tornitura finale e il foro preciso, diciamo, così rimane bello pulito, rimane.
Ok, direi che siamo a posto. E abbiamo già montato la puleggia, abbiamo già messo già 2 grani, adesso mettiamo il terzo. Dentro abbiamo fatto già una piccola sede, così da bloccare definitivamente questa puleggia. E questo lavoro è fatto, diciamo. Siamo perfetti, siamo. Dopo come al solito ci va il perno. E tutto va montato al suo posto. Adesso andiamo a fare questa puleggia, l'albero principale con la sua chiavetta e tutto quello che serve praticamente. Abbiamo già messo su la spostatrice, che come molti sapranno è autocostruita, potete andare a vedere sul mio canale. E andiamo a fare la sede per la chiavetta, andiamo a fare. L'alluminio è molto tenero, non lo sente quasi neanche praticamente. Andiamo a completarla. Abbiamo già inserito la chiavetta, adesso andiamo a montarlo sul perno principale. Abbiamo già inserito la puleggia sull'albero principale. Adesso possiamo già mettere la cinghietta e poi così. Adesso valutiamo se è il caso di mettere qui un ten di cinghia. E comunque il meccanismo è questo. Dopo qui ci va dentro l'albero trainante e scorrevole, e questo chiaramente farà girare il tutto. Questo si alza e si abbassa e corre dentro questo albero, corre praticamente. E anche il ten di cinghia l'abbiamo completato. E forse non c'era bisogno perché era già abbastanza in tensione, però dopo poi si allunga e dopo ci vuole praticamente.